Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video voglio provare a configurare la mia Smart TV Samsung per essere controllata da OpenHub almeno nelle funzioni base tipo accensione e spegnimento, controllo del volume e cambio dei canali. Era una cosa che avevo già provato a fare tempo fa ma non ero mai riuscito, o perché la mia TV non era ancora compatibile con il binding o per qualcos'altro che non sono riuscito a scoprire. Quindi adesso ci voglio riprovare e quindi andiamo insieme a vedere quali sono gli step per installare e configurare il binding Samsung TV e poi per provare ad agganciare la propria TV. Eccoci sui settaggi del nostro OpenHub e come prima cosa andiamo ad installare il binding della Samsung TV. Quindi clicchiamo su Binding, Search e cerchiamo Samsung. C'è anche un binding che non è proprio ufficiale, è in beta però non è del repository ufficiale, quindi andrei a installare quello ufficiale, poi vediamo se magari può servire anche questo perché aggiunge delle funzionalità in più. Io inizierei comunque con le funzionalità base, quindi andrei a installare il Samsung TV Binding ufficiale. Ok, l'abbiamo installato, qua ci sono tutte le TV supportate e ci sono un po' di istruzioni, ma andiamo a provare a fare tutto da interfaccia. Quindi la prima cosa da fare è andare a creare la Think di tipo Samsung TV, vediamo se lo rileva in automatico. Ok, allora proviamo ad accendere la TV e vediamo se la trova, perché probabilmente la TV quando è accesa invia sulla rete dei pacchetti per farsi identificare. Quindi vado un attimo a accendere la TV e poi vediamo cosa succede. Ok, TV accesa, proviamo a fare di nuovo lo scan. Perfetto, è stata rilevata col suo indirizzo IP, quindi vuol dire che almeno in questa fase il binding funziona. Quindi la aggiungiamo, la chiamiamo semplicemente TV soggiorno e poi la andiamo a cercare per configurarla. Vediamo intanto che cosa ci ha trovato come informazioni. Ha trovato l'indirizzo IP, una porta che probabilmente sarà la porta di comunicazione, il MAC address non l'ha trovato, magari glielo mettiamo noi perché ho letto sulla documentazione che viene utilizzato il MAC address per l'accensione con il Wake on LAN, che non è nient'altro che una modalità di accensione dei dispositivi direttamente tramite la scheda di rete. Poi dobbiamo andare a selezionare il tipo di telecomando, praticamente il protocollo che viene usato dal telecomando. Poi andiamo a vedere sulla documentazione che cosa dobbiamo andare a mettere. Probabilmente io dovrò mettere il WebSocket o Secure o WebSocket normale, perché la mia TV è del 2019 e quindi è successiva al 2016. Ok, intanto la prima cosa che possiamo fare è andare a prendere il MAC address utilizzando l'indirizzo IP. Per fare questa operazione da Windows direttamente apriamo il prompt. Allora l'IP è il 207, scriviamo il comando ARP 192.168.1.207, quindi ARP con l'indirizzo IP della TV. Tra l'altro forse conviene far sì che l'indirizzo IP della TV non cambi, quindi o settarlo direttamente sulla TV oppure fare una reservation di HCP, che non vuol dire nient'altro che il router assegna sempre lo stesso indirizzo IP alla TV. È una cosa che si fa dall'interfaccia del router. Allora, non ha trovato niente, forse devo mettere -i, no, non mi ricordo più la sintassi, -a. Ok, quindi questo indirizzo fisico è il MAC address della scheda di rete della TV, quindi identificativo univoco. Io me lo copio e lo vado a mettere qua, che potrebbe servire. Sostituisco solo i trattini con i due punti perché il formato standard è con i due punti. Salvo. Adesso torno un attimino sulla configurazione del binding, eccolo qua.
Intanto andiamo a vedere qua cosa ci fa fare. Direi niente, è solo il settaggio del log, va bene. A questo punto vediamo un po' qua se ci dice qualcosa. Allora, il discovery l'abbiamo già fatto, va bene. Vabbè, queste cose qua in teoria le fai se la crei manuale, la Fink, noi abbiamo fatto il discovery. Qua ci dice che le porte possono essere diverse in funzione del modello della TV. Quindi potrebbe essere la 55.000, che è quella che ci ha riconosciuto in automatico, 8.001 e 8.002. Quindi già qua abbiamo una variante che potrebbe far funzionare o meno il binding. Poi vabbè, ci dice quali sono tutti i canali supportati, le app. Ci dice che per eventualmente scoprire quali sono le app che ha scoperto sulla nostra TV il binding, possiamo mettere il binding in modalità debug, così le vediamo. Vabbè, questa è un optional. Proviamo ad andare a vedere se per caso il binding, quello non ufficiale, ci dà qualche informazione di più. Ecco, qua dove parla delle porte, qua aggiunge qualcosa in più. Ci dice per le TV superiori al 2016 bisogna usare il WebSocket o il WebSocket Secure sulla porta 8001 o 8002. E poi qua ci dice che ok, nel momento in cui abilitiamo quindi il controllo remoto dal binding, la TV mostrerà un pop-up di conferma della connessione. Quindi bisogna fare questa operazione direttamente sulla TV. Nel momento in cui attiviamo il binding sulla porta, io farei il WebSocket Secure 8002, la TV ci chiederà l'accettazione della connessione e in automatico, come viene detto qui, il token di sicurezza viene restituito dalla TV e il binding se lo memorizza nelle sue impostazioni. Questo è interessante. Ok, allora direi di provare a fare questa operazione. Quindi torno sulla mia Fink, vado a settare la porta 8002 e metto come Remote Control Protocol Secure WebSocket. Adesso salvo e vado a vedere sulla TV se è apparso qualcosa e poi vi dico cosa è successo. Perfetto, sulla TV è apparso effettivamente il pop-up di accettazione della connessione, io l'ho accettata e adesso in teoria questo WebSocket token si dovrebbe popolare in automatico. Proviamo a fare un refresh della pagina, guardiamo le avanzate ed effettivamente l'ha preso. Quindi sembra che stia tutto funzionando. A questo punto possiamo iniziare a collegare dei canali. Andiamo sui canali, ce ne sono abbastanza con lo Show Advanced e quindi iniziamo la configurazione. Magari ne scegliamo qualcuno a titolo di esempio. Io prenderei il volume, il mute, sarebbe carino farli funzionare tutti. Vabbè, prendo i canali e il power principalmente. Quindi iniziamo, aggiungiamo l'equipment, intanto lo andiamo a mettere piano terra soggiorno. Questo equipment lo chiamiamo con la mia solita naming convention EQ per equipment PT piano terra soggiorno TV. Label va bene TV soggiorno, category screen, non c'è purtroppo l'icona della TV. Semantic class, vediamo se c'è qua television, c'è, perfetto. Andiamo ad aggiungere i canali che ci interessano, quindi mettiamo il volume. Ok, aggiungiamo il modello, perfetto. Allora abbiamo i canali collegati. A questo punto possiamo andare subito sull'interfaccia autogenerata, andiamo a cercarci l'equipment televisione. Ok, già ci fa vedere che la televisione è accesa, non è in muto.
probabilmente non gli arriva il canale, vabbè, non importa. E poi abbiamo il volume che è su 4, potrebbe essere anche vero. A questo punto direi che mi prendo lo smartphone, vado vicino alla TV e facciamo delle prove per vedere se almeno si accende e si spegne, se si mette in muto e se cambia il volume. Ok, per fare la prova sono venuto in soggiorno, lì c'è la TV accesa, a parte il programma che è in corso, e qua ho preso il tablet che di solito sta appeso al muro per fare la prova. Quindi adesso non ho ancora configurato la dashboard, quindi vado sul pannello classico di OpenHub, vado su Equipment, televisione, ok, abbiamo il power, quindi iniziamo intanto a vedere se la spengo e si è spenta, perfetto. Poi per riaccenderla bisogna aspettare almeno un minuto perché la TV in teoria sembra spenta ma non lo è, quindi il comando di riaccensione non funziona perché la TV continua a essere accesa ed in rete, quindi aspettiamo un minuto. Ok, adesso siamo spenti, proviamo a riaccenderla e si è accesa, perfetto, quindi questo funziona. A questo punto proviamo a mettere il muto, aspettate che tolgo il menu, ok, e sulla TV è apparso il segno del muto, vedete lì a sinistra che lampeggia, adesso lo togliamo ed è sparito. Ok, vediamo se funziona il volume, ok, alziamo un po', ok, l'ho portato a 17, però sulla TV non è cambiato nulla, quindi questo forse non funziona. Adesso prendo il telecomando, provo col telecomando a cambiare il volume sulla TV, lo porto a 6, vediamo se qua sotto, ah sì, in ricezione funziona, però non riesce a controllarlo, vabbè, andrò a vedere. Il canale invece non lo prende, proviamo a cambiare canale, vediamo se per caso interattivamente lo prende. No. Vabbè, comunque direi che come primo test va più che bene. Adesso non mi rimane altro che fare qualche prova e vedere se riesco ad agganciare qualche canale in più e soprattutto far funzionare quello del volume. Nel caso magari farò un altro video di configurazione avanzata.